Oggi ho con me una copia di Sheaffer modello Imperial, una penna stilografica di assoluto pregio dal punto di vista del design, ma anche, ricordiamolo, Sheaffer non è seconda a nessuno, anche per quella che è la qualità della scrittura. Inoltre sono penne che hanno anche un sistema di caricamento particolare di cui vi parlerò fra poco. Sono due penne con due gradazioni diverse, sebbene con la stessa livrea, quindi una doratura, una lamina dorata su tutto il fusto e che viene ripresa anche poi dal cappuccio. Quest'altro esemplare invece, come vedete, ha un alimentatore leggermente diverso e ricorda molto quello dello Snorkel, un altro brevetto Sheaffer. Ma anche in questo caso il caricamento avviene invece attraverso la siringa rovesciata. Svitando il fondello, vedete, si estrae per l'appunto il meccanismo che poi si andrà, eccolo qua, a premere in maniera decisa, insomma senza danneggiare la penna, per andare a caricare la penna. Lami blu, quindi abbiamo estratto e adesso immergendo, sì, ne ho ancora abbastanza, eccolo là. Come potete vedere, se riesco ad inquadrare, se io vado ad estrarre adesso, ecco, vedete che viene espulsa, ok. Il caricamento a siringa rovesciata è uno dei sistemi, anzi forse è il sistema che consente il maggior caricamento di inchiostro. Pensate, ancora oggi. È un po' come dire che se dovessi scegliere un serbatoio su una Jeep per attraversare il deserto, dovrei usare un caricamento a siringa rovesciata, un po' come è per esempio quello della Pilot 823. E il caricamento prevede, come avete visto, che il fondello liberi un alberino che invece che come in una normale siringa vado a estrarre e l'inchiostro viene aspirato, in questo caso invece lo estraggo per creare un vuoto, e nel momento in cui infilo la penna nell'inchiostro, spingendo in giù, ecco che l'inchiostro arriva per l'appunto e si carica nel serbatoio. Un sistema anche di quelli sicuri, non come il safety filler che, come dice il nome stesso, è senz'altro il più sicuro fra tutti, ma senza dubbio il più capiente. La sezione che termina in continuità a me piace molto perché consente l'accomodamento delle dita come è meglio per noi, come vogliamo scrivere. Inoltre davvero lo trovo elegante, molto ricercato, come altre e altrettanto belle penne stilografiche. Il pennino me lo sarei immaginato leggermente più duttile, leggermente elastico, ecco, invece è rigido e insieme ad una penna che comunque si avverte che c'è una componente interna oltre al metallo che riveste il fusto, però la penna è leggera ed è molto ben governabile nonostante questo peso che si avverte, perché è distribuito in maniera omogenea e quindi bene così. Il fatto che la sezione sia molto accomodante per le dita e il peso ben distribuito la rende una penna anche buona per
per scrivere a lungo, perché come vedete consente di adattarsi di adattarsi alle varie grafie che le vengono così impartite, che vogliamo fare tanto in grande quanto in piccolo. Possiamo sì, davvero giocare possiamo allargare, stringere, insomma, è molto accomodante come penna. Una Schiffer di quelle che ci piacerebbe avere ancora oggi, questo sì, questo sì. L'inchiostro, forse l'ho già detto, è un Lamy blu. Cari amici, non mi resta che lasciarvi alle immagini di questa splendida penna stilografica e darvi l'appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti. Ciao!